Cari amici, buongiorno e benvenuti nella nuova ed esilarante. Non hai schiacciato il tasto. Come si può ben vedere non siamo a Dublino, ma siamo in ascensore a Roma in questo momento. E ieri abbiamo corso la maratona di Roma. Se ancora non hai visto il video te lo lascio qua sulla faccia di Cristina. Ti fai trovare, tu vuoi dormire qua in mezzo? Non mi rubi i calzini. No, non avrai questi calzini. Sto cercando qualcosa da rubare. Ah, comunque sì, siamo arrivati a casa. Ci vediamo domani. Cioè domani alle 4. Buongiorno, torno a Dublino. Arrivati, più o meno. Gente, siamo a casa, con calma, adesso arriviamo anche alla porta. Oh mio Dio, non ci sono più gli occhiali portinari. Ma no, scherzo, fanno freddo, sono sul calorifero. Secondo voi? Vamos! Hello! Oh, eccoci qua finalmente a parlare della nostra maratona di Roma. Allora, diciamo che io ho fatto su un po' un casino, non è andato esattamente come avrebbe dovuto. Già da qualche tempo adesso certo. stiamo facendo le gare da soli. Uno parte prima, l'altro parte dopo. Abbiamo completamente due esperienze diverse. La partenza e l'arrivo erano più o meno allo stesso posto, ovvero si partiva dal Colosseo per poi fare un giro dentro Roma eccetera e si tornava al Circo Massimo vicino al Colosseo per un totale di quasi 30.000 persone, 28.000 Sì. subito. E ho visto la notizia oggi che Roma è entrata ufficialmente nelle 10 maratone più corse d'Europa. È stata in linea generale dal mio punto di vista la maratona più bella che ho corso, è stata bellissima. Ma di che stiamo a parlare? Nonostante presentasse delle insidie che infatti ci hanno messo a dura prova entrambi. Non è un percorso facile, la strada è molto irregolare, ci sono un sacco di sanpietrini. Roma è anche abbastanza famosa per le buche, ovviamente per la maratona non le hanno. Ecco. Tuttavia, dove passi quello che vedi è incredibile, incredibile. Questo è vero. E fa passare tutto il mal di piedi, i sanpietrini. Questo non è vero. Perché, ahimè, abbiamo fallito entrambi i nostri obiettivi personali. Le facce di due persone che hanno corso e sono praticamente venute a dormire stanche. Che però, cosa fanno adesso? Cosa fanno? Lo vedrete, non ve lo dico. Sembrano gli sfrattati del... Carini, vero? Può sempre essere bello, no? Parla per te. Tutti bella? È un momento triste. Ieri è stato San Patrizio e di conseguenza il Giappo ha lavorato molto probabilmente e oggi è chiuso. Quindi non sappiamo cosa mangiare. Alla fine abbiamo ordinato col delivery in un altro posto perché appunto come avete visto quello di solito è chiuso ed è una mystery box da 80 pezzi. Delle buone notizie. Sicuramente sono tante. Stavo sbirciando. La cosa che noi abbiamo preso da mangiare, quindi per noi due, Che è costata la bellezza di? 70 euro. No, 63 euro. Si era scontata. Comunque è pensata per 9. Ci ha messo un po' di musica. C'è una burger di WhatsApp. Vabbè, questo ci sta. Questi sono carini. Ma sono solo questi. Perché tanta fantasia c'è. Mercoledì 19 e oggi testiamo le gambe. Dai, questo è un po' meglio. Vediamo anche com'è. Guarda che robetta. Il mio obiettivo era di finalmente correre sotto le 4 ore. Beh, è stato il mio primo tentativo di fare il tempo di qualifica per Boston. Il tempo ufficiale è di 3 ore e 25 e chiaramente non ci sono riuscita. Cioè, No, ce vabbè, l'avresti. però allora, su un percorso così che è difficile, cioè secondo me io semplicemente sono entrata in un loop per cui ho chiuso completamente il mio cervello, mi sono spenta. Che diciamo sempre nei video che è una gara troppo lunga per poter fare. Previsione, sì. La partenza è stata una partenza di una carica secondo me incredibile, possiamo dire. C'era la musica del gladiatore sotto col Colosseo sullo sfondo, cioè dai. Io non ho avuto quella, No. io avevo le musichette tipo. Fa freddo! C'è una buona notizia. Chi c'è? Guarda. Cos'è? Dove stiamo andando? Qui. Oh cacchio, davvero? Davvero? Chi non vogliamo spendere? Ma spendiamoli. Spendiamo? Buono però. Incredibile. Questa birra è stata presa quando?
4 mesi. Ma non sono venuti 4 mesi fa i miei qua? È quello che dico che è l'anno scorso. No dai, un anno non penso. Un anno. Viene bevuta stasera. E poi, guardate. Continuate a seguire il video perché dopo vi ritiriamo l'annuncio bomba, che è una cosa di questi giorni qua. E niente, partenza un po' così, un po' di slalom, poi avevamo la scarpa con la piastra in carbonio entrambi, che non avevamo testato molto. I primi chilometri, a parte un po' appunto di slalom tra le persone, in realtà stava andando tutto bene. La prima difficoltà che avevo provato era caldo atroce. Caldo. Te lo giuro. È Sono un po' entrata la proprio in un brutto looping. Quindi ecco, hai avuto fin da subito un problema di testa. Sì, per me la cosa più bella e più difficile è che ogni volta è un percorso, un viaggio diverso. Che ogni maratona c'è quasi un upgrade di vita. Ogni gara sei un po' più forte, ti spingi sempre a un limite fisico e mentale. Questa cosa qua è incredibile. Giovedì, oggi sì. Sveglia presto, devo andare a fare il corso della sicurezza. Siamo partiti ma non ho idea di dove devo andare, quindi ogni 3x2 mi fermerò e controllerò. Tappa 1. Google Maps mi dice di entrare in questo parco, ma è chiuso. Quindi siamo in ritardo, fissa adesso. Benissimo. Sono riuscito a entrare nel parco, ma dove cacchio sono finito? Cioè, guardate dove cacchio sono finito? Ma quel posto qua col sole, con la luce è strabello. Comunque, ora vedete quel ponte? Dobbiamo passarlo. Cavaccio, sono anche a metà. Mega utile perché serve un signore anziano, un Irish, quello locale, proprio che parla, si capisce niente. Bisogna vedere. Sto qua. Corso finito. Capisci che sei a Talla perché ci sono i cavalli nei parchi pubblici. Dovete sapere che Talla, ovvero il posto dove ho fatto il corso, che è molto a sud del centro di Dublino, è famosa per essere residenza di un sacco di gente locals. Presente quelli che hanno spaccato tutto qua a Dublino, che è andato fuoco i pullman, ecco. Però è anche vero che c'è anche un sacco di brava gente. Tra l'altro un giorno vi racconterò la storia in cui, tornando a casa da uno dei lavori, sono stato aggredito da un cavallo e 4 cani. Solo a Dublino sta cosa. La mia testa domenica mattina aveva voglia di drammi. Nelle gare così, cioè sei molto più suscettibile alla testa. Le cose piccole diventano grandi, a cercare di tenere la testa il più Libero possibile. libera e tranquilla possibile. Io per la prima volta sono riuscito a scacciare tutti i pensieri negativi, perché effettivamente fino ad adesso si ingigantivano sempre. Questa cosa qua mi ha aiutato. Iniziava ad avere un pensiero tipo di stanchezza, di oh mio Dio però mi fa male qua. Lo scacciavo e dicevo cavoli guardate quanta bella gente c'è, che bello, guarda. E effettivamente questa cosa qua mi ha tenuto tanto su. Prima volta tra l'altro in cui non ho problemi di stomaco, incredibile. Ma ovviamente come dicevamo all'inizio del video i problemi sono stati altri. Non ho l'orologio, la rifaccio, aspetta. Venerdì 21 marzo. È venerdì! Prima venerdì senza correre. E poi correremo stesso. Oh, ma sei contrario. Ragazzi, novità. Settimana prossima, mercoledì, molto probabilmente sarò in cantiere. Siamo gli ingegneri davvero. E non posso farvi vedere niente, segreto. Però vi posso dire che quello che avete intravisto è la nuova realizzazione di uno stabilimento, di una casa farmaceutica molto famosa e americana. Dopo il Covid le conoscete un po' tutti, ecco. E mercoledì ci vado, quindi iscrivetevi al canale perché magari vi faccio vedere qualcosa anche se non si può. Finché è arrivata al 26esimo ho proprio avuto il colpo di grazia e ho mollato. E se molli poi è finita. Sì. E quindi in realtà sono arrivata al 26esimo con una proiezione di tempo stratosferica. Che avresti fatto molto probabilmente la qualificazione? Ce l'avevi? Sì, l'avrei fatta. Invece per quello che riguarda me, sono partito nella quarta ondata, quindi l'ultima. Ho fatto un po' di salti mortali per riuscire a trovare lo spazio per passare. Sapevo che era un buon tempo, che stavo tenendo un ritmo buono, intorno al 30° più o meno chilometro, e stavo benissimo di energie, non avevo problemi. Fitta al polpaccio destro, crampo. Quindi ho rallentato un po' l'andatura, cominciava a star bene, ho ricominciato un pochino ad allungare e mi è ripartito di nuovo. Niente, ho fatto gli ultimi 12 km, i crampi che continuavano a venire e niente, l'ho presa un po' con filosofia, che devo fare un crampo alla volta. È successo di nuovo. Un ragazzo italiano che vive qui nelle case dove viviamo noi mi ha riconosciuto.
mi ha riconosciuto e ha detto: ma tu sei lo youtuber? E io ho detto: lo sai, lo sai. Sempre una figata, sempre bellissimo. Cioè, se ti capita all'aeroporto, come è successo l'altra volta, se ancora non hai visto il video te lo lascio qua, in cui il ragazzo mi ha riconosciuto. Dai che... stravello. Sono stracontento. Quindi ragazzi, se mi vedete in giro, cioè non sono nessuno ovviamente, però se volete salutarmi, stravolentieri. Tra l'altro tra un po', piccolo spoiler, iniziamo a incontrare un po' di gente che è qua, che mi ha scritto su Instagram. Se ancora non mi segui te lo lascio qui. Bellissimo, bellissimo. Io palestra finita, comunque sto andando a recuperare la Cri, che invece è andata a correre. Ma conoscete? Guardate, c'è Diabolic. È successo di nuovo. Cosa è successo? Mi hanno riconosciuto. È vero! Ok. Sabato 22. Oggi, signori, registriamo video. Se pensate che fare video sia semplice, nel momento in cui ho capito che il tempo non sarebbe arrivato perché quei crampi era improponibile, ho alzato la testa, ho iniziato a godermi il posto in cui ero, l'atmosfera, tutte queste cose, e sono arrivato veramente con un sorrisone. va bene, bello. Mi è proprio piaciuta tantissimo, è stata una cosa bellissima. Niente, noi andiamo a fare freddo. Ma perché ci ha messo così tanto? Che ne so. È un cappuccio. Poi torniamo a casa col bus. È arrivato un pacco di Asics. Asics, io te lo chiedo per piacere, basta. Basta. E dopo questa Formula 1 che è piaciuta molto a Cristina, Ho apprezzato. stiamo andando a prendere le brioche per l'ultima nostra colazione libera. Salutiamo gli occhiali, portinai sempre presenti. Un hot dog. Questa è la medaglia, bellissima. Tra tutte quelle che ho fatto finora è quella a cui sono più affezionata. Quindi niente, Vediamo spoiler. Correremo una nuova maratona Tra poco. a giugno. No. Maggio? Maggio. A maggio. A maggio. A maggio. Quindi seguiteci su Instagram per avere degli spoilerini. Settimana prossima siamo a correre di nuovo, siamo di nuovo in Italia perché correremo la mezza maratona d'Italia a Maranello, organizzata da Ferrari. Correremo all'interno della fabbrica, correremo nel circuito di Fiorano, dove tra l'altro abita Hamilton, lì lo sai. Oh, bravo Hamilton. Mi raccomando, iscrivetevi anche voi a questo canale e anche alla maratona di Roma. Noi ci vediamo settimana prossima per un nuovo ed esilerante video.